Sulle facciate delle case ancora svettano le immagini dei martiri di Hezbollah morti in battaglia, dei grandi santini che ricordano e allo stesso tempo delineano la storia recente del paese. Da 16 anni Libano e Israele sono in guerra tra loro. Prima, nell'82, le truppe israeliane invasero il paese confinante arrivando fino alla capitale Beirut, poi nel 2006 la guerra dei 34 giorni. È da allora che nel sud del Libano si parla di situazione stabile ma pronta a riesplodere, e a confermarlo sono i raid a distanza registrati ciclicamente tra i due paesi, come alla fine dell'aprile del 2022, quando un razzo lanciato dal Libano è esploso in un'area deserta del nord di Israele. Per tutta risposta, l'esercito di Tel Aviv ha sparato colpi di artiglieria oltre confine. I due paesi sono ancora in guerra, ancora stiamo monitorando la cessazione delle ostilità, non ci stiamo muovendo neanche verso un cessate il fuoco permanente. Qui nel sud del Libano e lungo la linea di confine chiamata Blue Line, la stabilità tra i due paesi è garantita dalla missione UNIFIL delle Nazioni Unite. Siamo al seguito dei cavalleggeri di Lodi di Italbat, che appunto stanno svolgendo una delle loro attività di monitoraggio. Alla mia destra il muro costruito da Israele. In quest'area la tensione e l'attenzione è sempre massima, ma grazie all'attività dell'esercito italiano di UNIFIL si riesce a garantire una stabilità. Lungo la Blue Line c'è davvero un'atmosfera di calma apparente perché tra silenzio e vegetazione è l'impressione di essere costantemente osservati da qualcuno al di là del muro. Alle mie spalle uno dei Blue Pillars, i piloni blu sanciti con la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, questi piloni che disegnano la linea di demarcazione tra Libano e Israele per 51 km, Israele che per 11 km invece ha finito di costruire un muro, quello che vedete alle mie spalle. Da oltre un decennio il contingente italiano rappresenta un pilastro della missione, che ha il duplice obiettivo di monitorare l'area più a rischio tra i due paesi e di formare l'esercito regolare libanese, come spiega il portavoce di UNIFIL Andrea Tenenti. È importante che la comunità internazionale anche assista il Libano, non solamente a livello economico o finanziario, ma anche a livello di assistere le forze armate libanesi, far sì che le forze armate libanesi riescano in qualche modo a prendere il totale controllo anche nel sud del Libano. Tiro, a 90 km dalla capitale Beirut, è la città più importante del Libano meridionale. Qui coesistono tutti gli elementi tipici di quest'area del Medio Oriente. Da una parte una società povera, ancora rurale, basata sul commercio di prossimità, come in questo souk, dall'altra l'ambiziosa ricerca della modernità tipica dello spirito libanese negli ultimi anni. Nonostante la crisi economica, la città sta provando a tornare località turistica, anche grazie ai suoi importanti siti archeologici. Qui incontriamo il sindaco Hassan Bouk, e lui a spiegare come Tiro è riuscita a vivere in pace per quasi 20 anni. ونكون هلا كمان في فرق مقارنه هناك يعني اللي بخلي المنطقه مستقره عاملين كثير مهمه وجود اليونيفيل بشكل قاطع هو بيعمل بيساعد مش بس احد العوامل المهمه بتثبيت الاستقرار والثاني كمان هلا يعني هناك كمان حزب الله بقوته العسكريه بيخلي اي مغامره عسكريه للطرفين. Quali sono i rapporti oggi con Hezbollah? وهلا هن عم يتجولوا السوق بشوفوا هلا ما بتشوف مظاهر مسلحه عنا ولا في شيء ولا موجودين. هلا حزب الله اثنين بتحكي انت كتيار سياسي شيء وكقوه عسكريه ما فينا ننكر وجودها شيء ثاني. بالسياسه ما هينا ماشيين نحن انه السياسه هو الناس يعني الناس في انتماء لها بتختار مثل اليمين مثل اليسار بتختار بكونوا هن اما اعضاء بحزب الله اما انصار بحزب الله. Un'instabile stabilità sotto i raggi X, perché da un momento all'altro le forze in guerra potrebbero far scoppiare nuovi scontri, e ad oggi solo la comunità internazionale è in grado di fare scudo e mediare tra le parti. Una brace sotto la cenere, perché la situazione in apparenza è sempre calma, però non sai mai se sotto questa apparente calma in realtà le braci stanno sfrigolando e sono pronte a divampare di nuovo in un incendio. La mia brigata
è quella con il maggior numero di missioni in questo teatro, conosce benissimo questo teatro, ma ciò nonostante ci si approccia con la prudenza e con l'attenzione della prima volta, e credo che questa sia la chiave di volta per mantenere questa awareness, questa consapevolezza, questa conoscenza del territorio ed essere pronti anche ad eventuali escalation, auspicando sempre che queste non vi siano ovviamente.